Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Questo è il secondo video dedicato all'elaborazione della lambretta. Concludiamo il viaggio mistico nell'oscuro lato dello scooterismo d'epoca facendo tutte le misure del caso: fase di aspirazione, fase di scarico, fase di travaso, squish. E prima di parlarvi delle misure di questo motore, quindi le fasi eccetera, riassumo brevemente quello che è stato fatto. Allora, abbiamo lavorato il cilindro, eccolo qui, è stato lavorato nei travasi togliendo il bordino che li chiudeva. Poi è stata lavorata la luce di scarico, non so se si riesce a vedere, comunque è stata alzata la parte superiore della luce di scarico, è stato raccordato il collettore di scarico che presentava in uscita dei gradini, poi è stato acquistato un nuovo collettore Mugello, eccolo, che presentava delle asperità in questa zona, presentava delle asperità, e è stato completamente lisciato e reso satinata, e la superficie è stata resa satinata. Poi abbiamo raccordato i travasi del motore, ecco qui, li abbiamo raccordati. Abbiamo ovviamente anche raccordato la basetta da 1 millimetro che va tra cilindro e carter. Poi è stato modificato il pistone in zona aspirazione, qui è stato accorciato il mantello per aumentare la fase di aspirazione, e poi è stato montato un cambio con la quarta ravvicinata di 2 denti, c'era 19, abbiamo messo 17. Abbiamo montato la testata, un primo montaggio soltanto per far asciugare il sigillante che è stato messo tra lo spessore, il carter e il cilindro. Appena si sarà asciugato, tra qualche minuto toglieremo la testa e misureremo le fasi. Nel frattempo però sfruttiamo questo momento per misurare la nuova fase di aspirazione e lo squish, che vi ricordo non è stato toccato, quindi è come era in origine, perché lo spessore tra carter e cilindro c'era già prima delle modifiche. Quindi cominciamo con il solito metodo dello spessimetro da 0,20. Fase di aspirazione chiusa, facciamo lo 0, cerco di fare una misura quanto più possibile attendibile. Ok, siamo a 0, apriamo, ecco qui, il pistone è chiuso, abbiamo 155 gradi di aspirazione, partivamo da un valore di 140 gradi, quindi abbiamo aumentato l'aspirazione complessivamente di 15 gradi, ovviamente 7,5 prima e 7,5 dopo rispetto ai punti morti, nello specifico al punto morto superiore. Dunque, misurata l'aspirazione, togliamo lo spessimetro e vediamo l'altezza di squish. Cercherò sempre, tolgo questo che tanto non ci serve più, così
facilitiamo l'operazione. Cerco sempre di mettere lo stagno parallelamente rispetto al, insomma, sullo stesso asse dello spinotto, per avere la misura quanto meno possibile falsata. Andiamo in su, ecco, perfetto. Andiamo a misurare. Allora abbiamo uno squish di 1,20, appena abbondante, 1,25 scarso. Ecco, adesso cerco di farvelo leggere. Ecco qui. Adesso che sicuramente si è asciugato il sigillante sotto al cilindro, togliamo i dati della testa, mettiamo gli spessori e misuriamo le nuove fasi del cilindro. Abbiamo tolto la testata e siamo pronti per fare le misure. Prima però colgo l'occasione di farvi vedere le modifiche fatte al collettore di aspirazione. Eccolo qui, è sempre lo stesso Mugello. Ho tolto l'asperità che c'era dentro e ho reso il condotto satinato così da favorire l'aderenza dello strato limite della carica. Questo collettore, oltre, come abbiamo visto nell'altro video, a essere più corto, con una forma migliore e senza gobbe al suo interno, ha l'enorme vantaggio di avere, metto un po' meglio, ecco, di avere due prigionieri direttamente fissati sul cilindro, mentre l'altro veniva fornito con due bulloni da avvitare. Questo fa in modo che, una volta fissato il collettore, la filettatura del cilindro, che è in alluminio, non venga sollecitata, perché andremo a mettere o a togliere il collettore semplicemente tramite due dadi che lo fissano. Quindi mettiamo la sua guarnizione siliconata, molto bella devo dire, che è perfettamente raccordata rispetto al foro. Montiamo il collettore, rondelle ondulate, e andiamo a stringere. Ecco qua, questo è pronto. Adesso, se riesco, madonna quanto pesa, se riesco a farvelo vedere, magari con l'ausilio di una luce, vi faccio vedere come il collettore si raccorda perfettamente al cilindro. Vediamo un po', si vede? Sì, si vede discretamente. Ecco. Vabbè. Comunque è perfettamente raccordato. Non a caso poi il collettore copia la guarnizione, che a sua volta copia il cilindro. Allora, siamo pronti. Mi rimetto a favore di camera per la misura delle fasi. Rimontiamo il nostro marchingegno. Perfetto. Ci mettiamo questo che ci fa da 0, da riferimento. Sempre con lo spessimetro andiamo a misurare. Allora, qui siamo a 0. Ecco qui. Apriamo. Allora, diciamo così siamo a 0. Ecco. Apriamo. Ok.
chiudiamo la luce di scarico, ecco qua, chiusa, 175 gradi. Misuriamo i travasi. Ok, rifacciamo lo 0. Ecco qua, 122. Vi ricordo che le fasi erano, un attimo che, ecco, sistemiamo. Vi ricordo che le fasi erano 122, così non mi vedete, ecco, forse così è meglio. Dicevo, le fasi erano 122, 171. Nel primo video ho detto male perché all'inizio ho misurato 171, poi però riepilogando ho detto 172, quindi all'inizio era 122, 171, 140 gradi di aspirazione, 49 gradi di differenziale tra lo scarico e i travasi. Adesso invece siamo arrivati a questi valori: 155 di aspirazione, 175 di scarico e 122 di travaso. Abbiamo un differenziale di 53 gradi, che è ottimo per un uso turistico di questi motori. Probabilmente poi magari dovremmo fare ancora altri aggiustamenti, però già così dovremmo essere a posto, poi vedremo. Comunque le misure le concludiamo qui. Non misuriamo il rapporto di compressione perché sicuramente non sarà alto anche con lo squish a 1,25, perché la camera di scoppio di questa testata è veramente grande, è veramente molto capiente. Saremo intorno a 10:1 a occhio. Non rimisuro perché sarebbe una misura inutile. Ho tolto la telecamera dal cavalletto per mostrarvi una cosa. La luce di scarico è stata lavorata non solo verso l'alto per aumentare la fase, ma anche verso il basso per evitare che il pistone al punto morto inferiore si trovasse più in basso rispetto al profilo più basso della luce di scarico. Questo per fare in modo che la luce di scarico risulti completamente aperta. Io sono andato anche leggermente più sotto del pistone al punto morto inferiore, proprio per dare una raggiatura alla luce che insomma non compromettesse la durata delle fasce elastiche, così come è stata fatta la modifica, diciamo la stessa, comunque una raggiatura anche al profilo superiore della luce, e da questa inquadratura si riesce a capire molto bene. Facciamo andare un po' in su e in giù il pistone, qui chiude, ecco, comincia ad aprire. E questo è il punto morto. E vediamo anche più da vicino, se riesco a mostrarvelo, la finitura del condotto, anche se ci vorrebbe un obiettivo macro per farvelo apprezzare bene. Ecco qui, come vi dicevo, è perfettamente raccordato rispetto al foro del cilindro. Da questa angolazione si può vedere quello che vi dicevo, cioè che con il pistone al punto morto inferiore lo scarico risulti per i gas completamente aperto, perché il pistone si trova più in alto del bordo inferiore della luce. Come potete vedere poi la flangia che è questa è stata allargata leggermente di più rispetto al foro d'uscita, sempre per evitare che potessero
formarsi o esserci dei gradini. Purtroppo per oggi ho esaurito tutto quello che volevo dirvi sul motore di questa lambretta. Quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.